Il lago sembra morto. Non c'è un filo di vento, non un'onda. Solo il silenzio denso, come se l'acqua stessa avesse smesso di respirare. Il cielo è basso, grigio, pronto a schiacciare tutto, anche le montagne. Ettore Ovazza siede nervoso nella hall dell'hotel Liscam in Val d'Aosta. Con lui c'è la moglie Nella e la figlia Elena. L'altro figlio, Riccardo, è già in viaggio per la Svizzera. Ettore guarda impaziente la porta dell'hotel. Aveva scritto al duce pochi giorni prima, chiedendo aiuto, e ora aspetta l'arrivo della posta e con essa forse una lettera da Roma. Si sente uno scricchiolio. La porta dell'hotel si apre, ma non è la posta. Sono gli uomini della Leibstandarte SS Adolf Hitler. L'Obersturmführer Gottfried Meyer si avvicina alla famiglia con calma, quasi con cordialità. Ettore Ovazza, l'uomo annuisce. Venite con noi, prego, dice con una specie di sorriso che vorrebbe essere rassicurante, ma non lo è. I tre sono fatti salire su un'auto e vengono portati in una scuola abbandonata ad Intra, sul Lago Maggiore. Le pareti dei corridoi trasudano umidità, sono stretti e bui. Ettore cerca di parlare. Non capisco, dove ci portate? Deve sapere che io ho lavorato con il duce, ho anche scritto per lui. Maya lo guarda e dice ironico: ma ora il duce non è qui. Dapprima Meyer chiede con calma dove siano il denaro e i gioielli, quasi fosse una formalità. Non soddisfatto delle risposte, prosegue l'interrogatorio fino a notte inoltrata. Poi arrivano le torture e le urla. Ettore Ovazza nasce a Torino il 21 marzo 1892 da Ernesto e da Celeste Malvano, in una famiglia dell'alta borghesia ebraica. Il padre è proprietario della banca Vitta Ovazza Company, intitolata al nonno e fondata nel 1866, di cui Ettore, secondogenito, diventa socio gerente, assieme ai fratelli Alfredo e Vittorio. Dopo gli studi nei licei classici d'Azeglio e Alfieri, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino nel 1912, recandosi l'anno seguente in Germania, a Friburgo, per apprendere la lingua tedesca e seguire studi di politica estera, che nelle sue intenzioni dovrebbero condurlo verso la carriera diplomatica. Nel 1915 viene mobilitato nell'esercito per l'intervento dell'Italia nella Grande Guerra. Combatte per 18 mesi in prima linea, ottenendo la Croce di Guerra. Nel giugno 1918 viene chiamato al Comando Supremo, dove svolge funzioni di segretario dello Stato Maggiore del generale Armando Diaz. Nel dopoguerra assume posizioni ultrapatriottiche e anticomuniste. Iscrittosi al fascio ufficiali combattenti in congedo il 15 giugno 1920, in seguito rivendica di aver partecipato all'occupazione della Camera del Lavoro di Torino e all'organizzazione per Torino della Marcia su Roma, conducendo inizialmente l'attività politica sotto la guida del quadriumviro Cesare Maria De Vecchi e di Mario Gioda, fascista della prima ora. Una relazione prefettizia del 1928 lo definisce uno dei più convinti e tenaci assertori delle nuove idee fasciste fin dal dopoguerra. Questo però non esclude una fase di graduale transizione verso l'adesione esclusiva al fascismo. Tra le sue carte si trova una tessera di iscrizione al Partito Liberale datata 24 febbraio 1923.
Inoltre, nel dicembre 1924 si trova in corrispondenza con il senatore Francesco Ruffini, noto antifascista, a proposito delle limitazioni per gli acattolici nel decreto sulla stampa, corrispondenza in cui pure Ovazza conferma la propria fiducia nel radioso avvenire del nostro paese. Nell'immediato dopoguerra sposa Nella Sacerdote, anche lei di famiglia ebraica altoborghese, e sua cugina prima. Da questa unione nascono i figli Riccardo ed Elena. Nell'ottobre 1925 è nominato corrispondente da Torino del quotidiano L'Impero. Alcuni mesi più tardi riceve l'elogio dei direttori Mario Carli ed Emilio Settimelli per un'intervista con il principe ereditario, intervista dovuta al fatto che la famiglia Ovazza è vicina agli ambienti della corte torinese. La collaborazione tuttavia cessa con le dimissioni nell'aprile 1927, ufficialmente presentate da Ovazza a causa dell'eccesso dei suoi impegni. Ma un appunto manoscritto che lui stesso appone sulla lettera di accettazione delle dimissioni rivelerebbe che queste sono date in seguito ad attacchi all'ebraismo. Il suo referente politico principale tra i secondi anni 20 e i primi anni 30 è Dante Tuninetti, segretario federale della Cirenaica e in seguito commissario del partito fascista in Trentino, direttore di Cirenaica Italiana e Il Brennero, testate a cui non manca la collaborazione e probabilmente il sostegno economico di Ovazza. Grazie a questa collaborazione, che in colonia si concretizza anche con la donazione di piccole biblioteche ambulanti per i soldati, Ovazza ottiene alcuni riconoscimenti, tra cui la nomina a cavaliere dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia. Fin dal 1915 Ovazza dà prova di interessi letterari, stendendo una romanza per le musiche dell'amico compositore Lorenzo Perigozzo, per il quale scrive versi anche in altre occasioni. Nel 1922 raccoglie alcune prove poetiche nella collezione di liriche Ghirlande. Nel 1921 pubblica a Milano il dramma teatrale L'uomo e i fantocci, che nel corso del 1922 è rappresentato dal fascio di Sesto San Giovanni in un teatro vigilato dai carabinieri, probabilmente con intento di provocazione nell'atmosfera surriscaldata dell'anno della marcia su Roma. Il dramma sarà nuovamente messo in scena nel decennale della marcia al Teatro Vittorio Emanuele di Torino. L'opera verte sulle difficoltà e delusioni esistenziali incontrate nel dopoguerra da un giovane combattente, mutilato e privato del suo amore precedente il conflitto. L'ultimo atto è riscritto da Ovazza nel 1925 per esaltarne le conclusioni, facendole culminare con la marcia su Roma. Molto più consistente è l'attività di brillante giornalista e di scrittore fascista. Così è definito in una relazione del prefetto di Torino del 16 luglio 1928. Egli stesso si definisce più volte scrittore fascista, cosa che è iniziata con la collaborazione all'Eco d'Italia, giornale torinese fondato nel 1922, che Ovazza contribuisce a finanziare. La sua prova letterariamente più riuscita e anche più rivelatrice dei suoi sentimenti politici intrecciati a quelli familiari è senz'altro il Diario per mio figlio del 1928. In uno dei passaggi più emblematici di tutto il suo percorso e destino, Ovazza scrive rivolgendosi al figlio: «Queste grandi parole, religione, politica, nel cammino della tua vita tu le troverai ad ogni passo. Saranno due grossi tronchi d'albero che ogni tanto ti sbarreranno la via». Questi due fattori non costituiscono degli occasionali ostacoli nella vita di Ovazza, ma sono fuochi centrali della sua vicenda e infine ne segneranno tragicamente l'esistenza.